Ciao a tutti, amici del leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami leone, tendenze energetiche generali per la prima metà di dicembre 2023 e abbiamo la carta dell'appeso, amici del leone. Periodo di pausa di riflessione, mi verrebbe da dire. Quando c'è l'appeso le energie non sono mai troppo veloci, anzi sono proprio un po' appese, un po' anche incastrate alle volte, Però è quella fase di fermo che vi dà la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista. Magari c'è il modo di rendersi conto di alcuni dettagli che prima appunto sono passati inosservati. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. E per capire come unire in questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, lo vedete anche scritto qui, e ricordarvi che queste sono letture generiche e possono riguardare il lavoro, l'amore, gli affetti, la famiglia, qualsiasi cosa. Quindi vediamo qual è l'energia preponderante nei primi 15 giorni di dicembre. Intanto vi comunico anche che sto pubblicando in questo periodo le letture per il primo semestre del 2024. Sono 4 quelle in uscita, una generale, una un po' più specifica sull'amore e gli affetti, un'altra sarà sulla crescita spirituale e un'altra sul lavoro e l'economia. Bene, andiamo a vedere l'energia disponibile. Abbiamo un 4 di pentacoli, il matto, un 10 di bastoni, un 8 di pentacoli, un 2 di bastoni, un 10 di coppe e un 6 di bastoni al contrario. Allora ragazzi, qui c'è uno 0 e un 10, è come se ci fosse un inizio di un nuovo tipo di percorso, ma anche la chiusura di qualche ciclo, di qualche percorso. Devo dire che poi abbiamo un 8 di pentacoli, che è una carta che mi ricorda molto il lavoro, è la carta che fa riferimento al lavoro, ma anche a quello che potrebbe essere una quotidianità. Andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta. Partiamo dal 4 di pentacoli, andiamo a vedere questo attaccamento, questa sorta di zona di comfort, a che cosa fa riferimento. Allora c'è un 5 di spade, e una regina di bastoni. Allora, ho come l'idea che ci sia un attaccamento a qualche forma pensiero, a qualche verità, a qualche tipo di contorsione mentale, perché comunque è un 5 di spade, legata a quello che è l'idea che hanno gli altri di voi. Fatemelo sapere poi nei commenti. Andiamo a vedere il matto. Abbiamo la forza e la giustizia. Wow, 3 arcani maggiori, Allora, qui è un po' come, ragazzi, se vi dicessero che è ora di fare il salto, è ora di trovare il coraggio, è ora di effettuare quella scelta che magari non riuscite a fare qui con questo 5 di spade a causa appunto della confusione mentale che avete, però arriva quello che è un nuovo inizio, una, mi viene da dire anche proprio una giustizia divina. Io vi ricordo che la giustizia è collegata alla legge di compensazione anche, tanto è stato tolto, tanto viene dato. Quindi qui si tratta di aver fiducia non solo in quello che è l'universo, ma anche in voi stessi, nelle vostre capacità, nella vostra forza interna. Andiamo a vedere il 10 di bastoni. Abbiamo il giudizio,
Mi sembra si sia girata una carta anche per qui. No. Allora, giudizio, asso di denari e papa. Guardate ragazzi, c'è questo inizio di questa avventura in modo anche ufficiale, in modo regolare, diciamo, più che ufficiale, però sì, anche ufficiale, perché comunque c'è la giustizia, parla di contratti, di contrattualistica, di accordi, di questioni burocratiche che magari si sbloccano. Però qui ho come l'idea che, perché c'è l'asso di denaro al contrario, che è sempre una carta di inizio come il matto, che è come se ci sia bisogno di una sorta di ufficializzazione. Però arriva poi con la giustizia, come se ci, perché è un'altra carta di contratti il Papa, quindi se siete in cerca di lavoro vi dirò che potenzialmente potrebbero arrivare dei contratti a lunga durata proprio, ragazzi. Difatti poi qui abbiamo un'energia molto diversa, il fatto che si possa guardare comunque al futuro. Andiamo a vedere l'otto di pentacoli. Sette di spade. Mm. E due di pentacoli. È come se ci fosse qualche verità che deve venire a galla, qualche questione altalenante che deve venire a galla o nel mondo del lavoro o per quello che riguarda la vostra quotidianità, come vi dicevo prima. Qui è come se ci fosse qualche ciclo che continua a ripetersi e che in un certo senso avete bisogno di rompere. Tenete presente che il sette di spade fa parte di quelle carte che parlano di illusioni, è per quello che avete l'appeso. Dovete iniziare a guardare le cose da un'altra prospettiva. Mm. Andiamo a vedere il due di bastoni. Se state aspettando, ragazzi, un avanzamento di carriera, mm, più che un trasferimento, quindi un movimento come vi posso dire, in orizzontale, è un movimento in verticale, quindi è un aumento di livello, aumento di stipendio, un qualche cosa che diventa definito e che diventa, diciamo, adeguato al tipo di sforzo che state mettendo in questa situazione. Allora, un'altra carta per i due di bastoni. Ok, allora abbiamo la regina di spade, la regina di coppe e un 4 di bastoni. Sì, ma in effetti diciamo che il 2 di bastoni è una carta che parla di qualcuno che sta un po' pensando che cosa fare. Con la regina di spade sento che c'è la necessità di fare dei programmi, di fare dei progetti, di fare proprio degli elenchi e anche dei conti per qualcuno, perché qui bisogna un attimino, come vi posso dire, andare avanti con tenacia in questa situazione o comunque in questo momento. Ho come l'idea che qualcuno stia proprio aspettando una risposta, una notizia, una telefonata, grazie alla quale si potrà sbloccare la situazione. Vi dico che c'è la giustizia, ma è un inizio, per arrivare poi al pieno equilibrio. Andiamo a vedere questo 10 di coppe. Abbiamo un 9 di pentacoli e un fante di coppe. Guardate ragazzi, qui si tratta di andare verso questo 10 di coppe, andare verso il completamento, verso quello che è un pieno appagamento del tipo di realtà che avete creato. Può essere una realtà lavorativa, una realtà familiare. Ho un altro messaggio che non risuona per molti, però io ve lo dico.
Se a dicembre vi renderete conto che non ci sono abbastanza soldi per organizzare il matrimonio, avete paura di fare il passo più lungo della gamba, qui vi dicono abbiate fede, fondamentalmente. Abbiate fede in quello che è la vostra forza di volontà, perché anche se il lavoro non è stabile, è come se, diciamo, una certa continuità ce l'ha. Quindi potreste eventualmente affrontare eventuali rimborsi o pagamenti rateizzati, anche se dovete, per esempio, fare un investimento per il lavoro, per comprare un'attrezzatura lavorativa. Chiaro, non chiedete un investimento di, non lo so, 500.000 euro se guadagnate 2.000 euro al mese, voglio dire, però saprete voi. Andiamo a vedere se di bastoni. Re di coppe. E matto un'altra volta. Ragazzi, vi dicono di aprire il cuore, mm? Di buttarvi, di fare questo salto. Vi dico, qui è come entrare in contatto con la vostra emotività, perché quando arriva un re di coppe è perché c'è stato già un lavoro nel passato che vi ha già portato ad una maturità emotiva. Magari voi non la vedete, però fidatevi di voi stessi e del vostro eh, istinto in questo caso. È molto bello perché in questo mazzo c'è una ametista in mano al matto. È un po' come se vi consigliassero di farvi guidare dalla vostra guida interna. E tenete presente che avendo anche la giustizia si può parlare di giustizia divina, di guida anche divina. Guardate ragazzi, non importa quale sia la decisione che dovete prendere o il momento di dubbio che state attraversando, però io qui vedo che le cose si regolarizzeranno nella prima settimana di dicembre. Arriverà comunque un bilanciamento delle cose, ok? Il punto è gestirlo. Vi dico, l'unica nota un po' stonata è questo set di spade al contrario e qui tenete gli occhi aperti. L'unica cosa che vi posso dire, tenete gli occhi aperti perché è come se doveste scoprire delle cose che insomma fanno andare la situazione, la relazione su e giù. Per qualcuno fa proprio un riferimento un alto e basso a livello lavorativo, per qualcun altro un alto e basso a livello emotivo. Va bene, andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Ok, velocissime. Il compromesso, momento per momento, e noi siamo il mondo. Qui si va verso un'unione, verso un senso di appagamento. Vi dico, se state cercando lavoro o comunque se siete preoccupati per il lavoro, io vi dico che qui le cose cambieranno. Contratti ci sono. È molto facile che troviate lavoro come dipendenti. Qui anche abbiamo un compromesso. Sono i contratti commerciali, gli scambi, anche se siete lavoratori autonomi. Si tratta di prendere la vita momento per momento, cioè fare un passo alla volta, giorno dopo giorno, e creare il vostro mondo, il vostro regno, letteralmente, come un re di coppe, ok? Sì, diciamo che questo momento di appeso lo sento collegato più che tutto con questo 5 di spade, il momento di confusione dove uno dice ok, dove vado, da che parte vado. Però qui in un certo senso poi si appianano le cose e da qui in avanti è come se iniziaste a vedere la soluzione, l'inizio di qualche cosa che si va risolvendo. Andiamo a vedere ancora un oracolo. Mm. Ah, che bella! L'universo lavora più veloce quando mi diverto. È
È un po' come se vi ricordasse di godervi il viaggio. Va bene pensare al futuro, però momento per momento, godetevi il viaggio, assaporate anche i problemi, perché è dal risolvere i problemi che si può, diciamo, creare una forza. Wow, è stata una bellissima stesa, devo dire, Amici del Leone. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile, vi abbia dato degli spunti di riflessione. Fatemelo sapere con un like, se avete piacere potete lasciare un commento, che a me fa sempre piacere leggerli. Potete anche condividere, iscrivervi oppure abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un grande abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!